Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della stella e la torre. Oh ragazzi, potrebbe cascare un sogno. Ho come questa sensazione, un obiettivo potrebbe essere, un, uno scopo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, risuonano per ascendente, segno lunare e segno solare e per chi volesse una consulenza personalizzata trova l'indirizzo email sotto nella descrizione del video, così come anche il numero di telefono, il link alla pagina web, ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla sezione degli abbonati con il percorso di crescita e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 10 di coppe, un 3 di spade, cavaliere di bastoni, 6 di coppe, fante di pentacoli e 5 di bastoni. Carte interessanti, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. Se avete qualcuno in testa invece vi invito a fermarvi perché nella seconda parte della lettura andiamo a vedere il movimento energetico della vostra persona di interesse. Partiamo con questo 10 di coppe. Potrebbero esserci dei temi a livello familiare qui anche, La luna, un 10 di bastoni e un 7 di spade. Una disillusione potrebbe essere, ragazzi, con questa luna e questo 7 di spade. Potrebbe esserci come qualche proiezione, qualche obiettivo dal quale vi state difendendo o sul quale vi state raccontando qualche bugia. 10 di coppe. Potrebbe essere inerente al voler creare famiglia, inerente alla famiglia che già avete. Potrebbe essere anche un'idea riguardo ad un'unione, al trovare la propria persona, mettiamola così. Devo dire che con la carta della luna potrebbero anche essere paure, perché comunque anche il 9 di bastoni è una carta che mi parla di paure ed è per quello che si difende questa persona. Andiamo a vedere il 3 di spade, perché ho come la sensazione che ci sia ancora una ferita da riemarginare, da cucire. Regina di pentacoli e 6 di coppe che avete già qui. Potrebbero essere potrebbero essere delle questioni o legate ai figli o legate alla famiglia. C'è come un qualche tema qui che state tenendo fuori. Questa regina di pentacoli potrebbe essere effettivamente una persona. Vi dico che essendoci sia la luna che il 6 di coppe potrebbe essere una persona che conoscete già, con la quale magari avete già avuto degli scambi e che con questo 3 di spade allora o potrebbe deludervi nella terza settimana di maggio oppure c'è come una sofferenza lì intorno, o intorno a questa persona o intorno al sogno.
Fatemi sapere per voi che cosa rappresenta. Allora, il Cavaliere di Spade è spiegata da un'imperatrice. Sì, io sento che voi vorreste andare a sprombattuto. C'è qualcosa che non dite e che probabilmente vorreste dire per creare qualche cosa. Andiamo a vedere il Cavaliere di Bastoni. Diavolo e 10 di bastoni. Allora, se non avete proprio nessuno, vi dico, qualcuno potrebbe riaffacciarsi dal passato. Per qualcuno sarà una persona con la quale sì, c'è già stato qualcosa, per qualcun altro è una persona con la quale c'è un legame molto forte, ma magari a livello intimo non c'è ancora stato nulla e effettivamente qui potrebbe essere un'idea che non volete accarezzare con questa persona. Se non avete proprio nessuno neanche dal passato, vi dico che questa regina di Pentacoli potrebbe effettivamente essere una persona nuova che arriva in questo periodo. Io sento che in qualche modo o è un amico di un'amica, un amico di un cugino, il fratello di un amico, insomma c'è come un grado di parentela animica con questa persona, in qualche modo ve la potrebbero presentare, però ho come la sensazione che vi ricordi qualcuno del passato. Potrebbe essere una persona che ha come degli atteggiamenti, dei modi di fare, magari anche la fisionomia del viso. Ho come la sensazione che vi sembri familiare. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Re di spade. 9 di spade e 8 di pentacoli. Credo che qui si debba creare una certa quotidianità. Allora, io come sempre vi dico quello che sento, quello che mi arriva e quando ho estratto queste carte è stata forte la sensazione di creare uno sport insieme, di iniziare a fare sport insieme. Andiamo a vedere il fante. Quante? Carro, 5 di coppe, 5 di bastoni che avete già qui, 2 di pentacoli, re di pentacoli e mago. Io ho come la sensazione che vi invitino a fare un passo per volta, asso di denari. È come giunto il momento con questo carro di staccarsi dal 5 di coppe, da questa sofferenza, da questa paura, da questo vuoto emotivo che si sente. Devo dire che, allora, la quarta settimana potrebbe essere movimentata effettivamente, perché abbiamo un 5 di bastoni, abbiamo un 2 di pentacoli, però è anche vero che c'è come la possibilità di far nascere qualcosa o di farlo crescere. Tenete presente che qui abbiamo la regina di pentacoli e qui il re di pentacoli. Per qualcuno si tratta di mischiare, se vogliamo, anche il lavoro, qualche tipo di progetto, qualche tipo di ehm, nuovo obiettivo da fare in comune. Vi dicevo, no? Creare come uno sport che possiate fare insieme, potrebbe essere... C'è come bisogno di creare una quotidianità con questa persona. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 2 di coppe e regina di coppe. Allora, non vi nego che ci sono 2 re, 2 regine e un'imperatrice. C'è un sacco di gente. E anche sopra abbiamo 2 cavalieri e un fante.
Mm, io l'idea che ho qui con questo 2 di coppa al contrario è che non vogliate ancora esporvi più di tanto con l'altra persona, c'è come un tema qua che non vi convince con questo diavolo, o può anche semplicemente essere che con questa torre i sogni o i desideri egoici debbono essere lasciati indietro. Qui c'è un tema o con i figli o con la famiglia o con una relazione duratura potrebbe essere, con la relazione da sogno. Cioè è come se vi dicessero di ridimensionare tutte le aspettative che avete qui, perché comunque con la luna, 7 di spade, 6 di coppe, ci potrebbero essere come delle considerazioni sulla realtà che non sono veritiere. La luna è una di quelle carte che ci fa vedere solo metà della medaglia. Ed è anche vero che voi vi state proteggendo da questa metà, ma ce n'è anche una parte che non si vede. Io qui ho come l'idea che dobbiate ridimensionare un sogno, un obiettivo, potrebbe anche essere un ideale. Comunque, nel caso conosciate questa persona in questo periodo, devo dire che allora vi consigliano di prendere le cose un pochettino alla leggera, proprio perché partite un po' già pesanti voi per conto vostro. Mi viene da dire, non dite tutto e subito all'altra persona, lasciate come questo velo di mistero, iniziate a frequentarla, mi viene da dire proprio con una certa regolarità, è come se aveste bisogno di creare un qualche cosa di stabile, perché comunque c'è anche un re di pentacoli. E c'è anche il mago, ragazzi, quindi secondo me un qualche cosa inizia. Il come ancora non si sa, perché qui abbiamo un 5 di bastoni che parla di discussioni, di gelosie, del fatto che non riusciate magari a mettervi d'accordo su che tipo di relazione vogliate o su quando riuscite a vedervi. Però comunque c'è anche una regina di coppe, quindi io sento che si può effettivamente creare un buon rapporto con questa persona, un bel sentimento. Va bene, andiamo a vedere la vostra persona di interesse, quindi non importa il tipo di relazione che avete, potete essere conoscenti, fidanzati, sì già, wow, imperatore, o clandestini o senza etichetta, è semplicemente l'evoluzione dell'energia e andremo anche a vedere la vostra in concomitanza con quella della vostra persona di interesse. Allora, è già uscito un imperatore, un 4 di spade, la ruota della fortuna, un 4 di pentacoli, re di bastoni, 5 di spade, 3 di coppe morte. Devo dire che questa persona è abbastanza nel suo potere personale con questo imperatore, potrebbe essere un personaggio di spicco, potrebbe essere una persona che ha parecchi doveri, parecchi incarichi. Mm, parecchie cose da fare, ragazzi. Con questo 3 di coppe e il 2 di pentacoli, questa persona potrebbe avere più mosche che ronzano intorno. Potrebbe tranquillamente essere una situazione a tre o potrebbe essere una persona già impegnata. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un cavaliere di bastoni che voi avete qui e un 10 di pentacoli. C'è come da un lato
la voglia con questo cavaliere di bastoni di vivere la storia, la relazione. Dall'altro lato, con questo 10 di pentacoli, sento che non c'è un compromesso, non c'è probabilmente la voglia di costruire. Credo che questa persona stia bene così come sta. Ora, io vedendo il vostro 3 di spade e il 3 di coppe e il 2 di pentacoli qui, mi viene un po' naturale pensare che questa persona abbia, come dire, più persone che sta frequentando o che sta sentendo. Non è detto che siano persone comunque a livello romantico, perché con il 2 di pentacoli si parla di avere tante cose da fare. Ok, quindi siccome c'è anche un imperatore sotto, potrebbe essere, come vi dicevo prima, magari un personaggio di spicco, un personaggio politico, magari pubblico, ci sta che effettivamente possa avere tutti questi impegni e che non possa compromettersi più di tanto. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 5 di pentacoli e luna. Io credo che questa persona vorrebbe che le cose fossero diverse con questa ruota della fortuna, però c'è un 5 di pentacoli e una luna che mi parlano di un passato pesante, di qualche paura, di qualche proiezione o di qualche carenza che questa persona ha e che probabilmente non riesce a elaborare. Potrebbe anche essere una codipendenza, qua considerato il 5 di pentacoli al contrario. Vi dirò, essendoci la carta della luna, può anche essere una situazione karmica che debba vivere l'altra persona o che stia vivendo l'altra persona, anche perché c'è effettivamente un 2 di pentacoli che mi parla di un'energia, vedete che c'è il simbolo dell'infinito intorno ai pentacoli e parla del fatto che l'energia non muore mai, non si distrugge mai, semplicemente cambia forma. È il simbolo dell'infinito, che è un po' anche l'energia del karma, fino a quando non lo riequilibriamo continuiamo a reincarnarci. Andiamo a vedere il fante. Stella e mondo. Sento come se questa persona avesse bisogno di trovare un nuovo obiettivo, un nuovo scopo nella vita. Potrebbe anche essere un nuovo posto dove vivere, una nuova residenza, considerata la carta del mondo. Io credo che abbia perso un po' le speranze. Non so se con voi, per tutto questo tema che c'era in dubbio qui all'inizio, o è come se avesse perso le speranze che le cose possano essere in modo diverso. Può anche essere, ragazzi, perché qui abbiamo imperatore 10 di pentacoli al contrario, che questa persona stia aspettando il divorzio o che comunque sia come in via di separazione ed è per quello che magari ci sono tante cose da fare. Effettivamente questo 3 di coppe potrebbe riguardare i figli, se lo guardo in relazione alla vostra stesa energetica, c'è effettivamente un tema coi figli, qui vi avevo detto, no? 10 di coppe, 6 di coppe. Andiamo a vedere il fante, scusate, il re di bastoni. Cavaliere di coppe. Quindi questa persona, ragazzi, in qualche modo, 4 di spade. Guardate, io ho l'idea che possa proporvi un viaggetto, che possa proporvi un fine settimana romantico, qualche cosa dove, come dei momenti speciali dove possiate stare insieme. Io credo che questa persona abbia intenzione di muoversi, di fare qualche cosa. Può anche essere un aprire un certo tema, per esempio, piuttosto che proprio agire, organizzare, fare, portarvi da qualche parte. Andiamo a vedere 8 di spade. 4 di bastoni.
carro e 7 di bastoni. C'è in qualche modo una certa posizione difensiva da parte di questa persona, ma per quello che sta organizzando, per quello che vi vuole proporre, secondo me. Qui c'è un bellissimo 4 di bastoni con un carro. Io credo che questa persona voglia in qualche modo creare una stabilità con voi. Andiamo a vedere il 3 di coppe, perché è la stessa energia con cui si iniziava. Asso di bastoni, 6 di pentacoli, temperanza. Datemi una carta per la morte. Re di pentacoli. Io vi dico ragazzi, qui c'è un nuovo inizio. Dunque, 6 di pentacoli e temperanza. 2 carte di forte equilibrio, 2 carte di scambio reciproco, 2 carte di guarigione. C'è anche la morte che mi parla di trasformare un qualche cosa. Qui rivediamo il re di pentacoli che c'era qua sopra. Secondo me, vi dico, questa persona probabilmente ha delle cose ancora da gestire, potrebbero essere questioni burocratiche, questioni familiari, questioni anche legate a una residenza, una casa, per qualcuno una compravendita. Sento comunque che diciamo la terza settimana di maggio potrebbe essere un po' zoppicante, ma per tutti e due mi viene da dire. Voi un po' presi così con questo 3 di spade, questa persona vorrebbe che le cose fossero diverse. Però io ho come l'idea che ci sia bisogno di ricostruire certi obiettivi e arriviamo alla stella e alla torre. Sento che farà un passo in avanti con questo cavaliere di coppe, c'è anche un asso di bastoni, quindi c'è proprio un movimento, per qualcuno potrebbe esserci finalmente l'arrivo all'intimità, però c'è anche un 3 di... Io credo che il 3 di pentacoli qui faccia più riferimento al divertimento, al divertirsi insieme, al trovare come un nuovo equilibrio, una nuova passione da condividere. Potrebbe essere anche un nuovo lavoro, anche voi ce l'avevate qui, il creare come qualche tipo di contratto, qualche tipo di scambio commerciale. Potrebbe essere in materie artistiche per qualcuno. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Fatemi sapere poi come vi risuona la lettura. Passione. Vi, vi dice, vi parla di un'insana chimica, bellissimo, ma qui infatti avete il diavolo, l'asso di bastoni, il re di bastoni, il cavaliere di bastoni. Fuoco ce n'è. Parla di piacersi l'un l'altro equamente e di avere divertimento, cioè ve la metto qui perché è il riassunto di queste carte, ragazzi. Ancora una, perché era bella. Spero di non pentirmi di averla estratta. No! Ragazzi, parla di fidanzamento, o meglio, anello di fidanzamento. Parla di una partnership, di compromesso, di eternità, di completamento di unione. E lo vedo qui. Ragazzi, può essere che siate anche voi ad avere un karma, con questa persona. Volevo dirvi segni, ma poi ho paura che vi facciate condizionare troppo, però giusto perché ormai ve l'ho accennato, potrebbe essere Ariete, Scorpione,
Sagittario, Acquario, Pesci. Carta numero 20, Arcangelo Fanuel, e parla di speranza, ottimismo e nuovi inizi. Bellissima lettura, ragazzi, quindi si tratta solo di destrutturare o ristrutturare un sogno o ridefinire un sogno e secondo me è un buonissimo periodo. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti, mi può contattare via mail, sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare abbonandovi al canale, perché anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però il percorso è un po' più vasto, nel senso che tratto anche temi di metafisica, di metamedicina. Ho iniziato l'altra settimana la nuova playlist sull'ermetismo, quindi andiamo un po' più su temi esoterici. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Quindi sono 5 adesso, sono numerate dall'1 al 4, perché una si divide in 3A e 3B, vanno visti in ordine cronologico di numero. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!